C'è una parola che ci terrorizza quasi più di ogni altra cosa. Potrei dire che non è né la parola morte e non è nemmeno tasse, bensì è fallimento. Ogni volta che qualcosa non va come avevamo immaginato, ci affrettiamo subito a chiamarla fallimento. Una parola pesante, fredda e io oserei dire quasi lapidale. Almeno una volta nella vita proviamo tutti quella sensazione viscerale di buco nello stomaco quando il risultato che volevamo non arriva. La vergogna di dover dire agli altri non ce l'ho fatta, l'idea che se non abbiamo raggiunto l'obiettivo, allora come persona valiamo di meno. Viviamo in una cultura performativa, siamo ossessionati dal risultato finale, da trofeo, dal numero di like, dal titolo sul biglietto da visita. Se vinciamo siamo degli eroi, se invece perdiamo siamo praticamente invisibili. Eppure, se ci fermiamo un momento e facciamo davvero silenzio, ci renderemo subito conto che il fallimento non è un fatto, è una storia che ci raccontiamo, un'etichetta che qualcuno ci ha messo addosso, spesso molto prima che potessimo capire chi eravamo davvero. Magari sarà stato un insegnante, un genitore, un amico o quella vocina dentro di noi che ha sempre paura di non essere abbastanza. Ma se ora ti dicessi che questa narrazione è basata su una bugia fondamentale, se ti dicessi che il concetto stesso di fallimento, così come lo intendiamo noi, non esiste, la mia tesi di oggi è radicale, ma spero che possa essere di aiuto. Il fallimento personale non è reale. Esiste solo l'esperienza e spesso quello che chiamiamo fallimento è solo il segnale che stiamo giocando un gioco differente rispetto a quelle che sono le nostre vere capacità. Ora diciamocelo, se la vita seguisse sempre i nostri piani sarebbe anche un po' noiosa, no? Noi programmiamo e spesso l'universo in realtà ride e ride tanto, però spero che, spero che lo voglia anche lui, che non rida per prenderci in giro, ma per ricordarci che nella vita noi siamo in viaggio e non in una gara. Detto questo, ora inizio smontando quello che è la nostra ossessione per il risultato. Tendiamo a confondere l'evento che accade con l'identità. Se un progetto non va in porto, e intendo qualsiasi progetto, beh, quello è un evento. Il progetto non ha funzionato. Il problema nasce quando trasformiamo quell'evento in un'identità. Il progetto non ha funzionato, quindi io sono un fallito. Faccio qualche altro esempio concreto. Se ad esempio non ho superato l'esame, quindi sono un fallito. Se ho perso ad una gara e sono arrivato secondo, sono un fallito. Per un attimo prendo in prestito dall'ambito scientifico per farvi capire un esempio. Nella scienza questo concetto in realtà è chiarissimo. Uno scienziato che fa un esperimento e ottiene un risultato diverso da quello atteso, semplicemente è un evento. Lo scienziato non torna a casa piangendo pensando di aver fallito, bensì ha ottenuto un dato, ha scoperto un modo in cui quella cosa non funziona. Quella è semplicemente un'informazione pura, è esperienza e in alcuni casi addirittura ha scoperto qualcosa di nuovo per semplice caso, il concetto di serendipità. Se ad esempio invece pensiamo a un navigatore GPS all'interno dell'auto, se sbagliamo una svolta, il GPS non si spegne, non ci insulta, non dice siete dei disastri alla guida, che cosa fate, dice semplicemente ricalcolo. Ecco, il fallimento è solo un ricalcolo del nostro percorso. Abbiamo ottenuto un feedback addirittura dalla realtà. La realtà ci ha detto non puoi andare di qua, perché alla fine i risultati mancati sono semplicemente informazioni, esperienze, dati. E i dati non ci giudicano, bensì ci aiutano. Il dolore che proviamo in realtà deriva dall'aspettativa ed è l'aspettativa che ci fa male, perché quasi sempre le aspettative non sono le nostre, sono quelle degli altri che hanno costruito su di noi basandosi sul pezzo di vita che riescono a vedere e non sulla persona che noi stiamo diventando ogni giorno. Ma l'unica persona da non dover deludere mai siamo semplicemente noi stessi. Ed una volta che spostiamo questo paradigma della nostra vita, dal risultato finale al concetto di esperienza fatta, tutto ciò che abbiamo appreso in quel momento cambia completamente. Noi non abbiamo deluso nessuno, abbiamo solo fatto un primo passo. Falliamo non perché non siamo abbastanza bravi,
ma perché stiamo cercando di incastrare noi stessi in aspettative che non ci appartengono. La mia convinzione è che le nostre aspirazioni profonde e le nostre capacità latenti siano molto più ampie del risultato specifico per cui abbiamo iniziato a lottare. A volte lottiamo per un obiettivo, non lo raggiungiamo e iniziamo a disperarci. Ma col senno di poi ci accorgiamo che magari non era quello che volevamo davvero e che quel fallimento in realtà ci ha salvato da una vita che non era la nostra. Ci ha costretto a guardare altrove, a cercare in noi qualcosa di più grande e a trovare un ambiente adatto tutto intorno a noi. Il vero fallimento non è mancare il bersaglio, il vero fallimento è passare un'intera vita a mirare a un bersaglio sbagliato solo perché qualcun altro ha dipinto quel bersaglio per noi. Quindi, la prossima volta che ci sentiamo dei falliti, proviamo a chiederci: ma stiamo davvero fallendo o stiamo semplicemente scoprendo chi siamo davvero e quello che in realtà desideriamo davvero? Quindi dal mio punto di vista cancelliamo la parola fallimento sostituendola con esperienza, sostituiamola con la parola feedback, o magari sostituiamola con la parola che ho utilizzato prima, cioè ricalcolo. Quando perdiamo ad esempio la vita all'interno di un videogioco, noi non smettiamo però di essere dei giocatori, bensì ricominciamo il livello conoscendo ad esempio la posizione dei nemici. Abbiamo quindi guadagnato, in questo caso, punti esperienza, anche se il livello non è stato completato, e possiamo ricominciare da capo. Ogni volta che le cose non vanno come abbiamo previsto, non abbiamo perso tempo, abbiamo accumulato esperienza su chi siamo in realtà, su quello che funziona, ma soprattutto su quello che noi desideriamo davvero. Noi non siamo la somma dei risultati che abbiamo ottenuto, ma siamo la somma delle nostre esperienze, di come abbiamo reagito a ogni esperienza. Il fallimento, quello vero, sarebbe semplicemente una cosa: smettere di provare a realizzare i propri sogni e smettere di crescere dalle nuove esperienze. E per fortuna è l'unica cosa che non abbiamo mai fatto. Quindi, se siete in un momento in cui vi sentite bloccati e sentite di aver fallito, respirate, prendete una pausa, perché non è la fine della strada, è semplicemente un bivio che non avevamo visto sulla nostra mappa. È il momento di ricalcolare la direzione che vogliamo prendere. Ora vorrei sapere la vostra. C'è stato un momento nella vita che lì per lì è sembrato un disastroso fallimento, ma che se adesso andiamo a riguardare la possiamo considerare un'esperienza fondamentale o addirittura una fortuna mascherata? Scrivetemelo nei commenti qui sotto. La vostra storia potrebbe aiutare qualcun altro a ricalcolare il proprio percorso. E se questo video vi è piaciuto o intrattenuto, potete lasciare un like, iscrivervi al canale e condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Grazie ovviamente per aver guardato questo video e con me, se vi va, ci vedremo nella prossima esperienza. See you next!